Buongiorno a tutti ragazzi, siamo in Spagna a Redovan. Quest'anno ragazzi parteciperò al mio 19° campionato europeo A, quindi campionato europeo della massima categoria. E ogni volta che preparo le valigie, prendo l'aereo, faccio il decollo, atterro, recupero i bagagli, visito nuovi aeroporti, credetemi, è sempre come se fosse la prima volta. È veramente complicato descrivere l'emozione che solo quando sei realmente appassionato in modo estremo di qualcosa riesci a provare. Il luogo in questione l'ho visitato ben 2 volte perché abbiamo avuto un campionato europeo nel 2015 e il campionato del mondo nel 2022. Ciò nonostante, tornare ancora una volta a Redovan per un warm-up del campionato europeo è stata un'esperienza diversa ugualmente. Le esperienze sono diverse per tanti motivi, per la compagnia. Infatti, per la prima volta da quando collaboro con Lorenzo abbiamo fatto una trasferta internazionale insieme da soli. E ovviamente anche per la compagnia che si incontra, le persone che rivedi, è come un grande circo che si sposta di nazione in nazione, di posto in posto, di pista in pista e genera quei rapporti che sono difficili da descrivere. Sono rapporti di rivalità in pista, ma fuori dalla pista tutto si trasforma e veramente ci accomuna una passione, un interesse verso un qualcosa che ci rende uniti sotto lo stesso legame. Quindi spostiamoci subito in pista e iniziamo con la giornata del venerdì. Buongiorno a tutti ragazzi, siamo in Spagna a Redovan, nella stessa pista dove è stato organizzato il campionato del mondo lo scorso settembre e ci troviamo qua per il warm-up del campionato europeo 2023. Abbiamo quindi l'europeo nella stessa pista dove all'incirca un anno prima abbiamo corso il campionato del mondo e questa doveva essere una gara, quindi doveva essere una gara in tutto e per tutto, la warm-up race classica, ma a causa del calendario che aveva la settimana precedente il campionato europeo elettrico e altre gare internazionali, è stata un po' disertata dai team dei pro e praticamente avevamo un numero basso di presenze, quindi la maggior parte dei team verrà a provare qua con dei test normali separatamente e praticamente hanno deciso di lasciare 2 giorni di pista aperta e farci provare appunto con dei test di prove controllate. La pista ragazzi la conoscete, è bellissima, il disegno è praticamente il medesimo del campionato del mondo, a parte degli scalini in discesa che al campionato del mondo c'erano, in questo caso non ci sono. La pista, come sapete, è una pista lunghissima e si va velocissimi, la velocità media sul giro è altissima e i best lap dei pro sono sopra i 50 secondi. Pro, sto parlando dei migliori piloti al mondo. Quindi ragazzi, mi trovo in questo momento nel punto più basso, questa è una cosa che voglio sempre far vedere quando mi trovo in questa pista perché è impressionante e guardate il dislivello tra il lato in cui mi trovo in questo momento, che è il sinistro visto dal palco, e il lato opposto, quindi il lato destro visto dal palco. Ci sono praticamente quasi 2,5 metri di dislivello, sono veramente tantissimi ragazzi e guardate, è impressionante. Questo ragazzi è uno dei punti più caratteristici della pista, è un dragon back in salita dove a seguito c'è una 90 gradi a destra e una serie di whoops dove si fa doppio 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 singolo oppure doppio doppio triplo, i più bravi. Io ragazzi non so se dal video si riesce a capire quanto è alto, ma ci sarà un dislivello di almeno 1,5 metri tra il punto più basso e il punto più alto. Quindi come avete sentito ragazzi non c'è stata la gara di warm up, abbiamo effettuato 3 giorni di prove controllate e sinceramente
a mio parere è andata meglio così, siamo riusciti a provare veramente tante cose, abbiamo fatto veramente tantissime modifiche di setup e ovviamente abbiamo fatto tanti litri comparati con quelli che si possono fare in gara. Primo giorno finito ragazzi, test terminate, abbiamo fatto più di 3 litri di miscela e ragazzi sto prendendo piano piano il via con la pista, sto riprendendo piano piano il via con la pista, mi trovo veramente bene con tutto il nuovo pacchetto, macchina, gomme eccetera eccetera, sono riuscito a fare un best lap di 52 netti che paragonato con i tempi del mondiale è veramente su un altro pianeta. Chiaramente questi paragoni non si possono mai fare perché ogni giorno la pista è diversa nel fuoristrada, la nostra categoria è molto particolare, però sono veramente molto contento anche per la sicurezza che ho nella guida rispetto alla gara del campionato del mondo dove non avevo fatto una bellissima prestazione. Abbiamo provato veramente tante cose ragazzi, centri di riolio, barre, stiamo piano piano conoscendo sempre di più questa nuova piattaforma di casa HB Racing e sinceramente sono veramente contento di come si comporta e della trazione che riesce a sprigionare. Quindi la mattina del sabato abbiamo rifatto totalmente tutta la macchina poiché il venerdì, come avete visto, abbiamo fatto un numero considerevole di serbatoi. Dammi l'altro differenziale. Ma allora te stai montando tutto così, dopo capiamo, io non pendino sono diciamo... Tutto a destra, centrale. Dov'è l'altro differenziale? Sto le mani, eccolo lì. Questo è davanti, Sì. di davanti. E te non hai tecnica per lo smontare, vedi, guarda io. Eccoci qua ragazzi, terminato il secondo giorno di test e questa volta era a manche controllate, quindi avevamo una classifica fatta sui 5 giri migliori consecutivi per ogni manche e alla fine tenevano buona la migliore, quindi abbiamo avuto anche una sorta di cartina al tornasole di quello che era la prestazione confrontata con gli altri e mi trovo al 17° posto. Quindi sono molto contento, sono riuscito a migliorare ancora dal 52,0 del giorno precedente, sono andato a 51,4 ragazzi di best lap e ho fatto diversi 51, quindi che dire, sono veramente contento. Ricordo che in 50 secondi ci hanno girato praticamente in 5-6 piloti e sono contento, sono molto contento di come va la macchina, di come vanno le gomme e sinceramente credo di non aver neanche sfruttato le migliori manche per fare i buoni tempi, perché nelle prime 2 manche avevo fatto delle prove sulla macchina e la macchina andava peggio, quindi poi sono tornato indietro e sono riuscito a sfruttare appunto le ultime 2 controllate che mi hanno portato appunto al 17° posto. Molto soddisfatti della giornata di sabato, ci ritroviamo la sera al ristorante Nautilus, che è un posto molto caratteristico. Stasera cena top, abbiamo anche il Double World Champion e il team manager della Matrix di questa gara. E c'è anche Lorenzo cappottato. Siamo alla 22esima sangria. Era la seconda pista. Tutto va bene? Tutto va bene. Giro la testa un po'. Siamo tranquilli. E niente raga,
spettacolo. Questo, ragazzi, è lo spirito di condivisione, lo spirito di amicizia che si crea quando si va a fare questo genere di trasferte. Per quanto mi riguarda è una delle cose più belle che ci possa essere appunto nel modellismo. Della giornata di domenica, ragazzi, non ho fatto nessuna chiusura in pista, me la sono lasciata a casa. Perché? Perché ero veramente contento. Siamo riusciti a migliorare tantissimo e ragazzi, abbiamo chiuso al 15° posto assoluto nella particolare classifica che teneva conto dei 5 giri migliori consecutivi di tutte le manche effettuate durante quella giornata da ogni pilota. E quindi, ragazzi, il 15° posto è veramente un risultato di tutto rispetto. Oltre ad avere una buona velocità, sinceramente quello per cui ero molto più contento era il passo di gara, perché, ragazzi, riuscivo a girare costante su tempi di tutto rispetto. È una pista, come avete visto, molto lunga, i tempi sul giro si superano i 50 secondi e quindi è molto difficile riuscire a gestire il passo di gara, cosa che invece in questa trasferta mi riusciva benissimo. Sono molto fiducioso per il campionato europeo. Ovviamente il fatto che io sia andato bene ai test pre-gara non significa che farò un ottimo campionato europeo, ma quest'anno voglio pensare di riuscire a esprimere il meglio di me e a sfruttare tutto il potenziale che hanno i miei materiali su quella pista, che sinceramente, ragazzi, è fuori da ogni mia aspettativa. Sono molto contento. Come avete visto, ragazzi, la scorsa settimana non ce l'ho fatta editare questo video che appunto è uscito questo mercoledì. Vi chiedo comunque di non stancarvi e di mettere un like, e ovviamente per qualunque domanda relativa al campionato europeo, al warm up o a qualunque altra cosa che vi venga in mente, non esitate a scrivere nei commenti. Noi ci vediamo il prossimo mercoledì con un nuovo video. Ciao!